Buonasera, il tutorial di questa sera è dedicata al carburatore del nostro maggiolino. Ricordiamo un maggiolino del 76 1200. Proveremo a fare una pulizia e una parziale revisione degli elementi fondamentali del carburatore. Il carburatore è un Solex 30 PCT3. Ok, l'abbiamo rimosso dal collettore allentando queste due viti dei 13 che ho lasciato qui vicino ai prigionieri. Le vado a togliere, tolgo le due rondelle e tolgo la guarnizione che poi andrò a sostituire. Sfiliamo anche il tubetto del depressore. Questa estremità di questo tubetto è collegata al depressore dello spinterogeno. Lo andiamo a togliere. Poi andremo a togliere questa molla, la mettiamo da parte. Ora smontiamo il corpo superiore del nostro carburatore con un cacciavite. Questo spinotto è l'innesto dove va il tubo della benzina. Smontiamo queste 5 viti che collegano la parte superiore del carburatore col corpo inferiore. Ok, questa è la guarnizione che andremo poi a sostituire. Ok, sul corpo superiore del carburatore è presente una valvola di afflusso carburante, questa, che va smontata con una chiave da 14. È un elemento molto importante questa valvola perché regola l'afflusso del carburante dal tubo benzina direttamente alla vaschetta del carburatore. Per controllare e verificare l'efficienza di questa valvola basta solo andare ad aspirare con la bocca e chiudere questo spinotto. Se non riusciremo più ad aspirare, vuol dire che la valvola, la membrana di gomma all'interno è efficiente. Se nell'aspirare, nel chiudere lo spinotto, continueremo ad aspirare aria, vuol dire che questa va sostituita. Andiamo a metterla da parte. Questa è la sua rondella. Nel carburatore 30 PCT3 questa deve essere di 1,5 mm, nel 28 e 30 PCT1 e 2 deve essere di 1 mm, mentre nel 34 PCT3 di 0,5 mm. Ok, andiamo a mettere da parte anche questa. Sul corpo del nostro carburatore è presente lo starter 12 volts. La prima cosa che dobbiamo fare è verificare se lo starter è funzionante. Per verificare se lo starter è funzionante basta collegare dei cavetti dove li mettiamo dal positivo o sul negativo della batteria o su un trasformatore. Il cavetto del positivo lo mettiamo sullo spinotto e il negativo lo metteremo a massa sul carburatore. Diciamo che all'incirca in 5 minuti la posizione della farfalla superiore del carburatore inizierà a fare questo tipo di movimento, perché praticamente riscaldandosi la membrana dello starter farà sì che ruoterà e si porterà in posizione di completa apertura. Se non si dovesse aprire vuol dire che lo starter non è funzionante. Ricordiamo, questo lo dobbiamo fare collegando o un trasformatore 12 volts oppure direttamente collegando due morsetti vicino alla batteria. Questo è il movimento che dovrà fare nell'arco di 3-4-5 minuti. Ok, andiamo a smontare ora lo starter. Lo starter è fissato con queste 3 viti.
fermo, rimuoviamo lo starter. Questa praticamente è la resistenza che si va a riscaldare e quindi va a muoversi in questo senso e quindi a ruotare poi la molletta che fa ruotare la farfalla superiore. Ok, estraiamo questo supporto di plastica. Qui troviamo una valvola, in pratica è un depressore. Andiamo a smontare questo coperchio del depressore, perché questa è una di quelle cose che andremo a sostituire, perché in genere con gli anni perde di elasticità. Ok, rimuoviamo il coperchio. Sotto c'è una molla che andiamo a rimuovere e facendo questo movimento rimuoviamo questa membrana. In realtà la membrana di questo carburatore è comunque diciamo efficiente e comunque sarebbe riutilizzabile, però è preferibile sostituirla, perché la preleviamo direttamente da un kit di revisione che comprende guarnizioni, membrane, o-ring ed altro. Ok, la mettiamo da parte. Beh, diciamo le parti essenziali della parte del corpo superiore del carburatore ora sono smontate. Andiamo a metterlo da parte e passiamo al corpo inferiore. Corpo inferiore, rimuoviamo questo fermo e la vaschetta. Nella vaschetta c'è uno spinotto, eccolo. Andiamo a mettere il tutto da parte. Qui all'interno della vaschetta in realtà è il posto dove si trovano la maggior parte delle impurità del carburatore. Andiamo a smontare questo. Questo è il getto di correzione dell'aria. Dobbiamo accertarci che questi getti sono puliti, che diciamo i loro fori non sono ostruiti in pratica. Mettiamo da parte questo getto, andiamo a rimuovere questo tappo con una chiave da 13 questa volta. Su questo tappino c'è una guarnizione in alluminio. Mettiamo da parte e con il cacciavite andiamo a smontare qui all'interno quello che è il getto principale del nostro carburatore. Ok. Un'altra cosa, questa è la valvola cut off, quindi che taglia il passaggio d'aria che c'è all'interno del carburatore. Andiamo a smontarla facilmente, si può smontare con le mani, ma dobbiamo verificarne il funzionamento, sempre con un trasformatore 12 volts oppure collegando i cavi sulla batteria. Andiamo a fare questa prova di funzionamento. Ok, colleghiamo il positivo sullo spinotto e sul corpo della valvola. La valvola fa questo tipo di movimento, quindi ok, è funzionante. Ok, la nostra valvola funziona, la mettiamo da parte. Ora possiamo rimuovere questo che è collegato con la pompa di ripresa. La pompa di ripresa è un elemento che serve a pompare benzina, diciamo, per dare maggiore sprint alla vettura. La andiamo a smontare perché in genere
la membrana della pompa di ripresa è tra gli elementi che si usura più rapidamente, perché essendo a contatto con la benzina tende a perdere le sue caratteristiche, quindi a indurirsi. Montiamo queste 4 viti. Estraiamo questo coperchio senza scollegarla. In effetti da qui esce questa membrana. Come potete vedere, la membrana è praticamente rigida, quindi non permette di fare bene il suo lavoro, cioè quello di muoversi avanti e indietro. Andremo a sostituirla. Sotto c'è una molla che mettiamo da parte. Altre cose da smontare: dobbiamo ricordare che questi getti sono, uno è il getto del minimo e un altro è un getto ausiliario della benzina. Questo in pratica è il getto del minimo, che in realtà non sono uguali, sono diversi, però li lascerò vicino al corpo carburatore per non confonderli. Questo è un getto ausiliario del carburante. Questo è il condutto al quale va collegato il depressore, il tubo del depressore che è collegato poi allo spinterogeno. Questo invece è collegato al filtro dell'aria. Ok, questa è una vite che che agisce sulla pompa di ripresa. C'è un segno, un più e un meno sulle due estremità di quest'asta. Serve appunto a dare maggiore o minore sprint alla pompa di ripresa. Diciamo che le parti principali del nostro carburatore ora sono qui smontate. Io ho provveduto a fare una pulizia, senza usare agenti chimici molto aggressivi, ma con uno sbloccante, questo sul quale ho lasciato agire per diverse ore, poi successivamente l'ho immerso e pulito nella benzina e soffiato con aria compressa. Ma il risultato, dopo aver soffiato all'interno di tutti i condotti, mi sembra abbastanza buono, anche se la pulizia estetica non è quella che ti lascia un carburatorista dopo che ha fatto una pulizia immergendolo in detergente specifico per carburatori. Il risultato sembra buono, perché i getti, tutti i condotti sono tutti liberi in pratica. Ora andremo a rimontare con alcune parti nuove il nostro carburatore. La prima cosa che andremo a sostituire è questa, è la membrana della pompa. Vedete la differenza tra questa e quella vecchia è praticamente plastificata, non si muove proprio. Ok, si mette questa molla, è facile far così. Andiamo a rimontarla con le sue 4. Ok, abbiamo rimontato la membrana nuova sulla pompa. Questo è il movimento che fa in fase di accelerazione. Andiamo a rimontare il getto principale.
stesso tappo. La valvola cut off che abbiamo visto funzionante. Il getto di correzione dell'aria. Questo è collegato con la pompa, va messo in questo modo. Il nostro galleggiante spinto, il fermo va messo in questo modo. Questo è l'alloggiamento della vite bypass, vite aria, è una vite del minimo, e questa è la vite di regolazione della miscelaria e benzina, il rapporto tra miscelaria e benzina, che va in questo alloggiamento. Questa la andremo a montare alla fine. Ok, passiamo ora al corpo superiore del nostro carburatore. Andremo a montare la nuova membrana che ci è uscita dal nostro kit di revisione del carburatore, in questo modo. C'è un piccolo condotto che va qui all'interno della guarnizione. La sua molla, coperchio con il condotto, va in questo modo. Ovviamente vanno serrate nel modo dovuto. Io lo sto soltanto, diciamo così, invitando per fare in fretta. Poi ci va questo coperchio, questo segnetto qui va in questo incavo qui, facendo attenzione a questo deve farlo passare per la finestrella in questo modo. Ok, il nostro starter, questo gancio si deve appoggiare qui dietro per fare questo movimento, quindi andiamo a metterlo così, come vedete nel rotarlo farà questo movimento. Più o meno la sua posizione è questa. Ok, passiamo il fermo. Ok, abbiamo fissato il nostro starter, giriamo al contrario, andiamo a mettere la valvola di afflusso carburante. Questa è una valvola del suo carburatore originale Solex, preferisco non sostituirla
con quella uscita dal kit di revisione, in quanto questa è buona, è funzionante, quindi preferisco sempre un pezzo originale rispetto a un pezzo che magari esce da un kit di revisione che non è originale. Andiamo a stringere. Ok, il più è fatto. Ora andiamo ad unire corpo superiore e corpo del carburatore mettendo la nuova guarnizione. Questa è uscita dal kit. Ok, messa la nuova guarnizione, andiamo ad unire le due parti. Le nostre 5 viti. Ok, il più è fatto, la molla. Quando vi siete certi che avete stretto e tutto nel modo migliore, rimontato tutto nel modo migliore, potremo andare a rimontare sulla nostra auto mettendo la nuova guarnizione tra il collettore e il carburatore in questo modo. Questo è il funzionamento dello start. In genere quando si mette, diciamo, si avvia un maggiolino, si dà un colpo sull'acceleratore per far sì che venga questo movimento. In pratica lo starter, diciamo, la farfalla superiore si chiude e inizia la funzione dello starter, che riscaldandosi poi andrà a fare questo movimento di apertura. Su questo carburatore il minimo motore si regola usando questa vite e trovando il giusto compromesso tra questa e la vite di regolazione del minimo classica sui carburatori Solex, che si trova in questa posizione. Ok, per concludere andiamo a rimontare la vite di regolazione della miscela a benzina. Questa vite andrà regolata a motore in moto. Bisognerà chiuderla fino a quando il motore tenderà a spegnersi e poi riaprirla di 2 giri e mezzo. Nel complesso l'operazione, diciamo, di pulizia e parziale revisione del nostro carburatore è terminata. Non è proprio semplicissima, però con un po' di manualità è alla portata di tutti, soprattutto per gli amanti del fai da te. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettetemi un like. Vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Ciao!